Puntata numero 9 della rubrica del dottor Giorgini, la rubrica del benessere. Parliamo di erbe, di piante che aiutano a stare meglio, e lo facciamo con la dottoressa Beatrice Giorgini, qui alla mia sinistra, che è medico naturale, si occupa anche di agopuntura, e con il dottor Martino Giorgini, che ha creato a Marradi questo grande laboratorio di erbe. È un laboratorio, no? Di estrazione dalle erbe, lavorazione, confezionamento, ciclo completo. E continua a studiare, fra l'altro, le erbe e le loro qualità. È uno studio continuo, veramente non finisce mai. E ogni tanto scopre qualcosa di nuovo da un'erba, no? Sì. Che è magari sconosciuta o poco utilizzata. Sì, l'uso di certe erbe che è insospettate a volte. Oggi parliamo dell'echinacea. Echinacea. Che cos'è? L'echinacea Questo io non l'ho mai sentito nominare, dobbiamo spiegare da dove arriva. È abbastanza conosciuta in realtà. Ma io sono un po' ignorante in questo tema. L'echinacea è una pianta che arriva dal Nord America e era utilizzata dagli indiani d'America proprio per il suo effetto antimicrobico molto potente, e veniva utilizzata in caso di punture di animale, anche punture di serpente, perché va a neutralizzare, questa pianta qui, bellissima, i colori bellissimi, a neutralizzare le tossine e il veleno, e ha questo effetto molto potente antibatterico, antimicrotico. Esistono varie specie di questa pianta, dell'echinacea. Diciamo che le più comuni, le più utilizzate sono tre, che sono la bianca, la purpurea e la angustifoglia. I medici della scuola di medicina eclettica che studiarono questa pianta la sperimentarono e dissero che otteneva guarigioni vicino al 100% nelle malattie infettive. È vero, anche se bisogna saperla usare. Intanto deve essere un estratto completo come al solito per avere tutti i principi, e poi è una pianta che andrebbe presa continuativamente durante la giornata, un sorso, un altro sorso, un altro sorso, in modo da avere sempre i principi attivi in circolo e avere un effetto rapido. Quindi anche quando non si è ammalati? L'ultima volta ho fatto una sfida col mio segretario, che è arrivato con un gran raffreddore, e gli ho detto: oggi provi, perché lui è abituato a prendere provi l'echinacea. L'ha preso alla dose giornaliera in una bottiglia d'acqua, prima di sera gli ha passato il raffreddore. È una pianta alterativa, cosa vuol dire? Vuol dire che purifica il calore, quindi aiuta anche in caso di infiammazione, infezione, di febbre, di stati influenzali, e si può assumere appunto sia a livello preventivo, anche a piccole dosi, magari nei periodi invernali o comunque nei periodi in cui si è più soggetti a patologie da raffreddamento, oppure a dose piena, anche come diceva diverse volte durante la giornata, fin dalla comparsa dei primi sintomi influenzali di raffreddamento. Quindi va bene anche per la gola, per il naso? Va bene per tutte quelle che sono le patologie da raffreddamento, quindi mal di gola, faringiti, anche malattie di tipo allergico, perché ha comunque un effetto similcortisonico, quindi va bene in caso di asma, di bronchiti allergiche, riniti allergiche, e poi in tutte quelle situazioni in cui si presume un'infezione che sia di tipo batterico, di tipo fungino e di tipo virale, perché appunto è un antimicrobico ad ampio spettro, e ha assunto molto interesse negli ultimi anni, anche perché ci sono sempre più batteri che sono diventati antibiotico resistenti, e quindi si fa sempre più fatica a sconfiggere le infezioni con i comuni antibiotici, e quindi si è un po' tornati indietro in un certo senso a quello che era l'uso pre-antibiotico delle erbe, delle piante. Un protettivo anche preventivo, diceva prima. Sì, perché... Mi può spiegare come va assunto, quante volte e perché? Bisogna fare anche una premessa: è sia antivirale, antibatterica, antifungina, ma in più agisce anche sugli organi emuntori, che sono il fegato, intestino, pelle, in modo che elimina anche le tossine, e quindi che va a pulire il sistema circolatorio, il sangue,
il sistema linfatico e quindi tutto l'organismo, quindi diventa per forza preventivo, poi ha un'azione sia diretta sui batteri sia indiretta rinforzando il sistema immunitario. Ecco, cosa si trova qui dentro? Perché qui parla di 3 specie di quella Sì, pianta. noi, siccome ci sono piccole differenze nella quantità e nella presenza di principi attivi, io ho preferito mescolare le 3 specie che accennava prima, l'angustifoglia, la purpura e la pallida, qui ci sono tutte e 3, in modo da avere ancora sia il fitocomplesso totale di ognuna, ma di tutte e 3 insieme, in modo che è il massimo della potenza. Ecco, non l'abbiamo spiegato nelle altre puntate, però ci sono sempre nelle avvertenze, come in tutti i prodotti che si prendono, questi sono prodotti naturali comunque, lo sottolineo, che gli integratori non vanno intesi come sostitutivi di una dieta. Sì. In altre parole, cioè, non pensate di... Beh, è una frase d'obbligo del Ministero, per non dare come dire, delle finalità diverse da quelle che sono indicate. C'è scritto anche di tenerlo lontano sotto i 3 anni, non vuol dire che non si può assumere sotto i 3 anni di età, semplicemente che bisogna tenerlo lontano dalla portata dei 3 anni. Perché naturalmente sì. poi il bambino può prendere. Ma poi non credo che ne beva più di tanto quando si attacca alla bottiglia. Allora, comunque... anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce in questa pianta indicazione nelle infezioni urinarie croniche, nelle forme influenzali, nel trattamento preventivo e a breve termine del raffreddore. Diciamo che è un buon sostitutivo dell'aspirina? Beh, più che dell'aspirina, comunque delle terapie antibiotiche, ecco, se vogliamo, perché agisce proprio sui microorganismi. Alcuni polisaccaridi dell'echinacea vanno a inibire un enzima che si chiama ialuronidasi, che è un enzima che viene rilasciato dai batteri e che va a danneggiare poi la membrana cellulare, quindi causa la penetrazione di questi microorganismi e il danno seguente. La ialuronidasi ha poi anche un effetto di danno sul collagene, quindi se vogliamo è anche un antirughe l'echinacea oltre che un antibiotico. Questo si ricorderà meglio. L'antirughe, no, però mi chiedo, l'antirughe di solito uno pensa me le devo spalmare. Beh, non necessariamente, nel senso che comunque la bellezza inizia dalla salute, quindi bisogna prima di tutto che l'organismo sia sano e sia curato dall'interno per avere comunque un bel aspetto esteriore. E molte erbe hanno comunque un effetto antirughe, se vogliamo, perché agiscono sui radicali liberi, quindi sono dei potenti antiossidanti che sappiamo che sono una delle principali cause di degenerazione cellulare, di invecchiamento in generale e quindi anche delle rughe. Ecco, lei dottoressa si occupa di medicina naturale e anche estetica non invasiva, usa quindi spesso e volentieri questo tipo di prodotti? Io cerco comunque di avere un approccio abbastanza olistico, abbastanza completo con le persone, quindi non limitarmi al trattamento di medicina estetica e basta, ma prendere in cura il paziente a 360 gradi, consigliando anche degli integratori, dando qualche consiglio di tipo alimentare, quindi facendo, diciamo, un programma più completo che prima di tutto appunto miri a ristabilire uno stato di benessere e di salute, quindi poi anche a migliorare l'aspetto fisico. Dottor Giorgini, quanta lavorazione c'è per preparare il prodotto? Ma è più lunga di quello che si pensa, perché sono 3 estrazioni successive, vengono concentrati sotto vuoto, vengono riuniti e poi quando si vuole ottenere una pastiglia da quell'estratto bisogna sottrarre tutti i solventi, l'acqua eccetera, completamente per averlo secco e poterlo poi comprimere. Quindi la lavorazione è abbastanza impegnativa. E le piante da dove arrivano in questo caso? Queste vengono anche dall'Italia, è coltivato perché nonostante la radice si possa raccogliere dopo il 3° o 4° anno di età della pianta, ha una resa abbondante, il costo questa volta è remunerativo e quindi è interessante coltivarlo anche in Italia. Noi lo compriamo proprio in Italia, questo qui, ci sono coltivazioni biologiche, anche perché comunque gli insetti non attaccano questa pianta, non c'è bisogno di... Ne parleremo anche nell'ultima puntata, però le chiedo al volo, secondo lei con le piante si può curare quasi tutto il nostro corpo, il nostro organismo? Certo.
ne è convinto che si può fare a meno dei 100%. medicinali? Sì, Adesso tutti i medici saranno arrabbiati con lei. No, perché al medico non viene insegnato all'università, non è materia di studio, e solo quelli che hanno un interesse cominciano a studiare per conto loro e provarlo anche per conto loro questi prodotti, e rendersi conto che sono potenti. Tante volte si può fare a meno di un antibiotico. Grazie di averci seguito, ne parleremo ancora nell'ultima puntata. Buona serata.